Il paradiso può attendere, recitava il titolo di un famoso film di Warren Beatty. Al momento della nostra dipartita, però, non credo il paradiso dovrà attendere più di tanto. Pur di assicurarci un posto tanto ambito, sgomiteremo tra i defunti, giurando e spergiurando d'essere stati in vita, inappuntabili come nessuno mai. Non so voi come vi immaginiate il paradiso, né dove crediate sia situato. Se per voi sia quel luogo straordinario in cui le anime dei giusti dopo la morte godono l'eterna beatitudine, oppure i campi elisi, quei prati fioriti, sconfinati, cullati dallo zefiro e dai raggi del sole, destinati agli eroi, agli uomini più degni. Spero però che almeno una volta nella vita vi siate chiesti come me dove si trovi questo paradiso, come sia fatto, se sia un luogo concreto o una pura astrazione, se stia in cielo oppure in terra, e quale sia la differenza tra il paradiso terrestre di Adamo ed Eva e il paradiso dei defunti. Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. A tutte queste domande che ci attanagliano dalla notte dei tempi, occorre prima o poi trovare una risposta precisa. Come al solito noi proveremo a cercarla nell'etimologia di una parola, paradiso, che incarna come nessuna l'aspirazione nostra più profonda. E se mi seguirete sino alla fine scopriremo insieme che cosa sia davvero il paradiso. Cosa significa dunque paradiso? Perché viene descritto da tutti come un giardino fiorente? Dove viene usata questa parola per la prima volta? Scopriamolo insieme. La parola paradiso prende vita nel Vangelo di Luca, quando Gesù morente sulla croce dice al ladrone pentito: in verità ti dico, oggi con me sarai in paradiso. Poi San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, racconta di essere stato rapito fino al terzo cielo, nel paradiso. Ma anche Adamo ed Eva nella Genesi vivono estasiati nel giardino in Eden o nel paradiso in Eden prima di venire cacciati per la loro disubbidienza. È per questo che alcuni scrittori cristiani fecero coincidere il paradiso della prima umanità felice col luogo destinato ai giusti dopo la morte. Ma poteva il giardino di Adamo ed Eva, per quanto rigoglioso, essere collocato addirittura nei cieli? Molti autori allora chiamarono il paradiso dei due personaggi biblici appena creati terrestre, per differenziarlo da quello celeste dei giusti. Così Dante colloca il paradiso dei beati nei 9 cieli concentrici e il paradiso terrestre in cima a una montagna altissima e inaccessibile ai vivi. In molte religioni il paradiso è ubicato in regioni lontanissime e indefinite, ai confini della terra, a occidente o al di là dei mari. In altre, come quella ebraica, fondata sull'Antico Testamento, il paradiso non esiste, ma è una sorta di beatitudine raggiunta attraverso la contemplazione divina. Nella mitologia greca e romana, i campi elisi, situati ai confini del mondo o nell'oscurità sotterranea dell'Ade, sono di una bellezza e serenità indescrivibili, riservati agli eroi e agli uomini emeriti che vivono senza dolore, appagati dallo spettacolo della natura, ma come pallide ombre di ciò che erano in vita. Ma che cosa significa allora la parola paradiso? Fiorente e rigogliosa come sempre, l'antica lingua greca adorna la parola, cingendo di fronde lussureggianti, un sostantivo già florido dalla nascita. Il sostantivo è paradeisos, che significa giardino recinto, orto, frutteto, prato. Paradiso è dunque un luogo tangibile. È quel delizioso giardino fiorito e recintato, ricolmo di frutti e di orti, circondato da boschi e da fiumi, la cui immagine gioiosa e serena di perenne primavera accompagna da sempre i nostri sogni. Quando allora ci capita di pensare al paradiso, come regione celestiale riservata ai beati, o come prospero luogo terrestre della prima umanità priva di mali, torniamo ancora una volta all'etimologia di questa antica parola, che ci rammenta come il paradiso sia in realtà un florido giardino in eterna primavera, senza specificare se sia reale o lontano e immaginario, sulla terra e in mezzo ai cieli. La parola ci racconta che paradiso è un giardino lussureggiante senza pari, riservato a pochi dopo la morte, un posto di perfetta letizia dove andranno i giusti, come premio per la vita esemplare.